ci serve sacco a pelo, i cuscini gonfiabili, le stoline, portarci un letto, una felpa, un letto. Tutta sta roba e non solo, per poi scoprire solo pochi giorni dopo che con 10 euro avremmo dormito ogni notte su di un letto. Anche sto divanone, guarda qua. Alloggiati? Anche se a dire la verità, almeno una notte ce la siamo fatta, intenda. Com'è? Comode le pietre? Sono comodissime. Che cosa mi abbia spinto a fare la Francigena non ne ho idea. Per di più in compagnia di Mario. Eppure ragazzi, che avventura! Mi perdonerai, ma io tagliato. Cosa invece abbiamo scoperto lungo il cammino ve lo spiego alla fine del video. Il buon Mario mi è venuto a svegliare. Mamma mia. Come stai male? E solo dopo alcuni inutili preparativi, eccoci quasi pronti per partire. Io adesso mi sento pronto, con lo zaino in spalla. Io mi sentirò pronto una volta messo il cappellino. La sua prima tappa qui. A proposito, tenete bene a mente questo cappellino. Si parte da Piazza del Campo in Siena, sarà la nostra unica tappa probabilmente. Dai, 25 minuti di ritardo, questa la pagheremo, me la sento. Sveglia alle 6 e partiamo alle 7. Cosa? Come? E vabbè, mezz'ora di ritardo che sarà mai? Cornetto e ce ne andiamo. Tanto per non farci mancare nulla, Ma comunque siamo prontissimi per affrontare questa prima tappa. Pagaldino, e qui si perde il primo pezzo. E ti dirò di più, ancora non ti ho spiegato che cos'è la via Francigena. La Francigena è una strada storica che dall'Inghilterra portava i pellegrini a piedi fino a Roma, per di più passando per Francia e Svizzera. Noi abbiamo scelto di fare un piccolo tratto che parte da Siena ed arriva a chi lo sa. Era proprio questo il bello di sta storia. Ok, quindi i primi 7 km ci sono 3000 macchine che un po' disturbano. Io annuisco. Come è formato lei, Piero Vagando? Sul tabellino di marcia sono le 8:09, abbiamo appena compiuto 5271 passi, contando anche quelli in casa. Quant'è in chilometri? 4 km. Alle 9 abbiamo appena raggiunto il punto di partenza. L'acqua, vediamo che succede. Yes! Ok, diciamolo pure, la nostra prima tappa parte da Siena per arrivare fino a un piccolo paesino di nome Ponte d'Arbia. Prima sosta, dopo 2 ore, non va bene, mai fermarsi. Mai però, frase fu così tanto sbagliata. Togliersi le scarpe per qualche minuto. Perché, come ci ha insegnato il buon Mario, che tra l'altro abbiamo incontrato pochi chilometri prima, sì, vabbè, è un altro Mario. L'importante non è arrivare prima, ma godersi il cammino. Com'è? Sta bene? Come si direbbe dalle nostre parti, Mario sta in a crema. Ti dico, tra 2 giorni da San Quirico in poi, fighissimo. Reso conto di mezza giornata, stanchezza? Non lo so, al momento in realtà non avverto tantissima stanchezza. Mi fanno solo leggermente male i piedi e ho paura perché abbiamo fatto solo 15-16 km. Spirito altissimo. Io ho molto dolore qui alla schiena, che so che lo zaino non è adatto, infatti ci devo togliere un paio di chili. Ma un altro chilo ce lo mangiamo più tardi. Sì, nata pizza e maccheroni. Tutto questo peso perché la nostra brillante idea era quella di fare ogni notte campeggio. Addio! Che poi è vero, camminando lungo queste strade incontri tanti pellegrini come te pronti ad insegnarti qualcosa. Alla fine conta il cammino, ma secondo me contano anche molto le persone che incontri durante la strada. A tutto lo faresti? Sì, prenderei un mese di tempo più o meno. Come ti senti a solo 3 km dalla meta? Questo qua che abbiamo fatto sotto il sole mi ha sfiancato abbastanza, non so Vero? come stai. Madonna. Alla testa ti dà un po' in testa, vero? Sì. Da sotto al sole.
Ricordiamoci quindi che bisogna mettere tanta crema solare, viaggiare nelle ore meno calde e soprattutto indossare il cappellino. E invece sai qual è la cosa più difficile una volta che ti fermi? Riprendere. No, a rimettere sto cazzo. Madonna, cazzo. Oh. Fai questo, aggancia, scendi sotto. Fai questo. Mi fanno malissimo i fianchi. Sarà perché abbiamo fiancheggiato il binario. La faccia di chi ce l'ha fatta, o quasi. Siamo vicini alla meta. Ce l'abbiamo fatta, manca 300 metri per l'albergo. Sì, siamo per l'albergo. Sì, mancano 300 metri per il 5 Stelle che ci aspetta qui dietro. Ed eccoci qua, appena alloggiati in un ostello così random, che poi è l'unica offerta libera, la cosa più importante per un viaggio zingaro. Ostello dei Crespi. No, Crespi. ma crespi sui capelli che tra l'altro si stanno bagnando. Allora, voi prima notte assicurata, la seconda Zio, si fa una doccia. Elettricità, letto. cenetta. Te sei un boss, Piero Magano, una pezza di... Piero ha un piede off. Come va stamattina, zio? Non ci riesco. Metto un cerotto, se ne cade un cerotto. Metto un altro, se ne cade anche l'altro. Oggi ci si diverte allora. E finalmente si parte per la seconda giornata di questa via Francigena. Un po' mezzo addormentato, no, direi che sono abbastanza carico, ma con un dito offeso. No, si fa infezione, questo no. Io ho i cerotti per la visita, No, vuoi? sarà dura, come primo giorno. Top. E come mai vi è venuta questa cosa di voler fare il cammino? E io avevo intenzione di farlo, questo qui, e ho detto a lui, sali, lo facciamo tra 2 settimane. Lui, ok. Cos'è? Il nuovo dito di Piero. Ma torniamo ad oggi. Zio Piero è già pronto, già ziettino, Andiamo, io penso la direzione sia questa, no? Speriamo bene. È che il diario di bordo, giorno numero 1002. Senza sono l'uno stanco. davanti. No, non è vero, sorprendentemente è molto carico. E quindi che cosa ci vuoi dire, Piero? Che non ho bisogno di power bank. Neanche il buon Alberto. Ma dove si ricarica di solito? Questo power bank del fisico? Solito dal Meno male non ho il wireless. bene. Un po' di panico, attenzione. Casco. Prima salita del giorno fatta. Il bello di questa nostra esperienza è che anche se si parte in compagnia, molto spesso alcuni tratti te li fai da solo, anche perché è bello perdersi nel paesaggio che stai attraversando. Ma chi è quella figura lì giù? È il buon Piero Vagando? Come? È un missile? Benvenuti a Buenos Convento. Sosta per la seconda colazione. Questa volta salato. Ebbene sì. Io non mangio. Lo farò direttamente a pranzo. Sei triste. Non è vero, c'è una cazzo di fame. E si riparte e mancano quanti chilometri? Circa 12 per un minimo di centro abitato dove poter... Campi ci aspettano. Poi ne mancheranno altri 10 penso. Per arrivare a San Quirico d'Orcia, che è la meta della nostra seconda tappa. Nel frattempo abbiamo perso una compagine di gruppo. Buon Alberto. Buon Alberto. Ciao Alberto. Stai sempre con noi. E chissà cosa sarebbe successo di lì a poco. Avremmo perso qualcos'altro. Insomma, avete capito cosa abbiamo perso? E dobbiamo arrivare lì sopra. No, rettifico, questo qui è Montalcino. Io penso che se tu hai controllato Maps hai sicuramente più sicurezza di me. Più sicurezza e sicuramente anche più cappelli. Meno di un'ora e arriviamo, si pranza, ci si riposa e mi sa che stavolta mi faccio anche il sonnellino con la stoina. Disagio numero 2 al di là del sole, si è messa pure la pioggia. Ogni piccolo sforzo è un piccolo traguardo, ma presto o tardi la ricompensa per tutto ciò arriva sempre.
ed è la pausa pranzo. Ok, posso dare una notizia? Siamo arrivati a Torre Neri, quindi finalmente. Ma zio, anch'io ero convinto che noi fossimo avanti a voi. Lui mi ha sorpassato, poi ho beccato l'altro Mario che si è fermato anche lui con me al Caparzo, ma è partito dopo di me. In cerca di una pasticceria, ovviamente. Eccola lì. Provato anche tu dal viaggio? No, guarda, io sono a posto. Regolare? 14 pesci che richiamano ogni passo. È proprio quando sei così vicino alla fine che ti sembra di aver appena iniziato. Nel frattempo lì Un uomo solo al comando. Mister Vesciculus. Vesciculus. A sinistra un poncio ergonomico che ti trasforma allo stesso tempo in Quasimodo. A destra il disagio più totale. Un ombrellino conficcato nella schiena. Dall'altro ci sono io, Piero, con un Keyway un po' più sistematino che però gli bagna la borsa. Sai che c'ho il copriborsa in realtà. Se piove assai lo faccio. Io c'ho la busta dell'immondizia se piove assai. Disagio avventure. Piove un poco? Mi dicono dalla regia. Questo è il coso che si usa quando vai all'aeroporto che devi mettere il bagaglio dentro. Sì, mi hanno incelofanato, ho fatto tipo questo. Oh! Siamo fradici. Ed ecco, questa è solamente una delle cose belle che ti capitano la sera. Questa invece è la seconda. Rilassarsi al bar, una chiacchiera con gli altri pellegrini e soprattutto birra. Sta bene. Vabbè, è giusto anche darti una conclusione. Ci sentiamo dopo, zio. A dopo. Volendo fare una nota della sera, io direi che mi fanno male il cosci. L'ultimo tratto fino a San Quirico è tutto asfalto in salita e mi ha distrutto il polpaccio sinistro. Comunque, visto come siamo carini con queste Vero? felpettine. Ah, quasi dimenticavo l'ora di cena. Però vabbè, no, mi sei incattivito. Sentina. E così si conclude il nostro primo capitolo di questa avventura. Ed ho imparato che esistono delle sensazioni che sono difficili da trovare durante i giorni normali. Noi comunque ci vediamo nel prossimo capitolo di questa avventura. Com'è? Non posso guidare senza. Io poi queste video le voglio, cioè quando monti il video voglio tutto, lo sai.